Da molti anni mi trovo spessissimo a lavorare nelle aziende, sia come consulente sia come formatore in aula, davanti a gruppi di persone adulte che ogni giorno devono lavorare insieme. Sul piano umano vengo sempre sorpreso da quanto è raro incontrare gruppi di lavoro coesi, in cui la temperatura emotiva è gestita con responsabilità da parte di ognuno e tutti si impegnano a dare la versione migliore di sé, anche nei momenti più critici, quando il nervosismo dilaga a causa di scadenze imminenti o problemi ordinari nel flusso di lavoro. In particolare, molto spesso mi rendo conto che sono in atto dinamiche relazionali tra alcune persone, nonostante il mood sia quello di fare buon viso, e me ne accorgo perché so leggere il linguaggio del corpo e capisco che certi sorrisi sono artefatti, che non c'è stima reciproca, che alcuni si eviterebbero molto volentieri nonostante siano obbligati a lavorare nello stesso ambiente ogni giorno. Parlando con i singoli poi sento spesso lamentele su come si comportano gli altri. Alcuni mi riferiscono di soffrire disturbi come la gastrite o difficoltà ad addormentarsi la sera a causa del nervosismo accumulato durante il giorno, e la cosa si complica quando la tensione relazionale non è con un collega di pari livello, ma è con un leader, con il caporeparto o con il titolare. Simpatie e antipatie purtroppo sono normali e tutti dobbiamo farci i conti. Non possiamo piacere a chiunque, come chiunque può non piacere a noi, ma quando ci troviamo a dover convivere con certe persone, grosso modo 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, queste dinamiche possono abbassare la qualità della vita di entrambi e aprire un tremendo circolo vizioso che, anziché porre rimedio alla dinamica, la esacerba continuamente. Oggi vorrei accompagnarti, se ti trovi a vivere queste situazioni, a vedere le cose da un punto di vista differente e a provare alcune strategie che possono aiutarti a vivere meglio il tuo ambiente di lavoro. Quando una relazione non funziona, solitamente è perché entrambi gli attori focalizzano la propria attenzione sulle mancanze dell'altro, aspettandosi che sia lui a dover cambiare. Partiamo da qui e ti do subito una brutta notizia. L'altro è molto difficile che cambi, che si iscriva a corsi di comunicazione efficace o che semplicemente provi a far funzionare la vostra relazione. In generale è più semplice continuare a fare le stesse cose per poi lamentarsi dei risultati, piuttosto che impegnarsi a riparare qualcosa che non funziona. Quando la relazione con un collega è difficile, l'unica persona che può fare qualcosa di diverso sei tu, e ciò che potrebbe spingerti a farla è una serie di semplici domande. Come cambierebbe la mia giornata lavorativa se andassimo d'accordo? Come mi sveglierei alla mattina se nel mio ambiente lavorativo ci fosse più serenità? Come arriverei a sera se vivessi meno stress relazionale? Si chiama sano egoismo e ne ho parlato nei miei saggi e anche in un video di qualche tempo fa che trovi nel mio archivio. Il sano egoista è a tutti gli effetti un egoista, ovvero un individuo che pensa al suo benessere personale, ma a differenza dell'egoista canonico si preoccupa delle ricadute che i suoi comportamenti hanno sugli altri perché è più intelligente sul piano emotivo e sa che se anche gli altri sono a loro agio durante le interazioni il suo benessere è avvantaggiato. Si tratta di una sfumatura relazionale sulla quale potremmo educare gli adulti di domani a partire dalla scuola dell'infanzia, e se ognuno di noi entrasse in questa dimensione di rispetto, probabilmente il mondo sarebbe più leggero per tutti. Invece, come ho detto, è più facile pretendere che siano gli altri a cambiare, a migliorare, a mettersi in discussione, a chiedere scusa, poiché farlo in prima persona è come perdere, è darla vinta all'altro in un gioco infantile che logora tutti. Sarebbe davvero eccezionale se ci rendessimo conto che, come evidenziò lo psicologo sociale Kurt Lewin intorno alla metà del secolo scorso, se all'interno di un gruppo anche solo 2 persone sono in tensione tra loro, ne risente tutto il gruppo. Ne viene contagiato inesorabilmente e la temperatura emotiva ne risente in varie misure, mettendo spesso a repentaglio il flusso di lavoro. Quello che sento troppo spesso e che onestamente parlando mi fa venire ogni volta la gastrite è che bisogna mantenere la giusta distanza con i colleghi, tranne rare eccezioni, cui capita che tra colleghi nasca un'amicizia. Purtroppo accade sempre meno per motivi sociali, tra cui uno dei più lampanti a mio avviso è che non ci
ci riteniamo più colleghi, ma competitor, antagonisti, in una deriva terribile che ricorda molto l'adagio latino mors tua vita mea, la tua morte e la mia vita. Quindi vietato aprirsi, vietato instaurare relazioni che siano più profonde, che vadano al di là della posizione ricoperta in azienda. Ci rapportiamo tra ruoli, non tra persone. Maria è la responsabile amministrativa, Marco è il direttore commerciale, Luigi è il magazziniere, ma ognuno di loro ha anche una vita, ha spesso una famiglia, dei sogni, delle passioni, dei problemi. Ognuno di loro è una persona, ma manteniamo i rapporti in superficie perché crediamo che non coinvolgendoci sul piano umano tutto scorra più fluido, quando invece è proprio il contrario e la psicologia sociale lo ha ampiamente dimostrato. Ecco che basterebbe cambiare una parola, un concetto, e anziché parlare di giusta distanza, iniziassimo a muoverci per una giusta vicinanza. Nella formula giusta distanza spicca il concetto di allontanamento, mentre il rapporto basato sulla gentilezza e sulla fiducia si crea solamente grazie alla vicinanza. 8 ore di lavoro passate con un collega con il quale viviamo una reciproca vicinanza fatta di rispetto, pazienza, stima e ascolto sono sicuramente più serene rispetto a quelle vissute arroccati ognuno nel proprio recinto personale, condividendo il meno possibile e scambiandoci esclusivamente informazioni professionali. Però siamo bravissimi a non mancare alle cene aziendali, altrimenti chissà cosa pensano gli altri, a sfoderare sorrisi di circostanza, nonostante molti di noi preferirebbero fare qualche ora di coda in posta piuttosto che sedersi al tavolo conviviale con certi colleghi. Quando parlo di tutto questo con chi si rivolge a me privatamente, dopo che mi ha denunciato quanto il collega o la collega sia negligente sul piano della relazione, mi sento spesso rispondere: ci ho già provato a fare un primo passo, ma ho trovato un muro. La questione è proprio questa. Il più delle volte, in un rapporto dove ormai manca la fiducia reciproca o non c'è mai stata, non basta un solo passo per risolvere la questione. Un rapporto basato sulla fiducia è stato costruito con una serie di comportamenti reciprocamente rispettosi ed è molto più veloce perderla, la fiducia, rispetto a quanto sia veloce guadagnarsela o recuperarla dopo averla persa. Per questo non dovremmo rinunciare al primo tentativo, se ci muoviamo nell'ottica del sano egoismo di cui ti ho parlato. E ovviamente non ha senso perseverare a mettersi in discussione e a essere più morbidi quando, dopo l'ennesimo tentativo, l'altro ci dimostra apertamente la volontà di continuare a voltarci le spalle. Non sono un predicatore del porgi l'altra guancia e non mi stancherò mai di dire che in certi casi è sano prendere atto alla svelta che l'altro non ha alcuna intenzione di migliorare il rapporto, quindi farsene una ragione, ma farsela dopo aver provato con impegno a ristrutturare la relazione ha un sapore ben diverso. Continuo a notare che questo primo e spesso unico tentativo di avvicinamento, se mai viene davvero fatto, si trasforma presto in un alibi per rinforzare le proprie credenze negative. È proprio il pensiero "io ci ho provato" ad alimentare il rancore, i risentimenti nei confronti dell'altro e a mantenere in vita il circolo vizioso di una relazione che non funziona. Ed è qui che mi domando perché. È qui che mi sfugge quel quid che spinge alcune persone a fare una gran fatica quotidiana nei rapporti quando, con sforzi sicuramente minori, potrebbero provare davvero a far andare le cose diversamente. Quel collega o quella collega che ti sta antipatica probabilmente prova per te le stesse sensazioni, ma come tu ti consideri una buona persona, anche lei ha diritto di considerarsi tale. E sai qual è il punto? Che probabilmente siete entrambe delle buone persone, bravi uomini o brave donne, bravi padri o brave madri, onesti nel lavoro e nella vita, e magari se vi foste incontrati per caso in una crociera o su una spiaggia vi risultereste simpatici. Purtroppo qualsiasi lavoro, quando si innescano incomprensioni reiterate e quotidiane, si trasforma in lavori forzati, ma abbiamo la possibilità di provare, per il nostro benessere, a far cambiare le cose in meglio, senza aspettarci che sia l'altro a doverlo fare. Alla prossima e come sempre, buon cammino.